Il corallo si lavora quasi esclusivamente a Torre del Greco nel mondo. Ci sono altri piccoli centri organizzati in Asia, quindi nella Cina continentale, a Taiwan, e che comunque hanno una storia molto più recente, ma la capitale indiscussa del corallo nel resto del mondo è Torre del Greco. Pensi che sotto i Borbone Torre del Greco veniva denominata spugna d'oro del Regno di Napoli, per far capire quanta ricchezza portasse la lavorazione di questa gemma. Il corallo ha diverse fasi di lavorazione. La prima è quella della preparazione al taglio. Nel momento in cui si predispone per grandezza, per diverse grandezze, il corallo al taglio, si passa alla fase secondo me più importante, che è quella appunto del taglio. Siccome ogni singolo pezzo è diverso da un altro, l'operatore, colui che taglia, deve definire, stabilire cosa è meglio tirarne fuori. In una fase di lavorazione standard normale si riesce ad ottenere un 30-35% di prodotto finito dal prodotto grezzo. Facciamo il percorso di un pallino. Viene prima tagliato, poi viene sgrossato, poi viene arrotondato in 3 fasi. Un'arrotondatura grossolana, poi si porta alla dimensione effettiva e dopo un'ulteriore selezione si arriva ad avere il pallino perfettamente sferico. Successivamente viene forato, poi verrà lucidato e poi in ultimo viene messo su filo, viene fatta la collana. Ma prima di poter fare la collana, anche lì, una volta lucidato, deve essere riselezionato per grandezza, qualità e colore. Cosa diversa è poi l'incisione, perché in questo caso si destina il pezzo direttamente grezzo, si predispone ad una certa incisione, ad un certo soggetto e dopodiché viene inciso direttamente. Noi siamo nei locali della nostra collezione privata Antonino De Simone, che vanta 300 gioielli etnici antichi provenienti da tutto il mondo, e scorrendo le vetrine si può avere già un'idea di tutti i popoli che usano il corallo. La cosa che colpisce la mia personale immaginazione, ma penso anche quella dei visitatori che vengono qui, è che ci siano gioielli o anche monili o amuleti usati nei vari culti religiosi di zone lontanissime che non hanno neanche il mare, dalle regioni malayane, da Tibet, Nepal, Mongolia, fino a attraversare le steppe dell'Asia centrale, fino allo Yemen, quindi regioni che non hanno a volte neanche il mare, che sicuramente non hanno corallo rosso del Mediterraneo, eppure la loro gioielleria tipica è tutta a base di corallo.
La proposta deriva ovviamente dall'indubbio valore dell'attività, della lavorazione artistica del Corrado del Cambeo, ma anche lo facciamo proprio per poter porre l'accento su un brand del Made in Torre del Greco che ha un valore molto più ampio del semplice prodotto, è proprio un saper fare, è un aspetto anche di tradizione e di cultura che va avanti dal 1805. Visto che noi non crediamo che la competizione sia fatta soltanto sul prezzo, dove gli asiatici ovviamente sono imbattibili, noi vogliamo rimarcare l'aspetto della nostra tradizione e l'incisione artistica, cose che nessuno fa meglio di noi.